Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi faccio vedere come fare la ricostruzione con Acrygel e Dual Forms. Questi sono nuovi con la curva AC. Questi Dual Forms sarebbero un'alternativa di cartine, ci risparmiamo un sacco di tempo. Io li faccio per la prima volta, quindi vediamo insieme se sono facili da usare. Questi sono Acrygel nuovi con glitter e quella di cover. Sono bellissimi, questo è glitterato, è proprio meraviglioso. E poi alla fine vi faccio vedere come si applicano questi adesivi e spider gel. Allora, vi faccio vedere veloce tutti i passaggi preparativi. Dopo la manicure, là sopra c'è un link come farlo. Opacizziamo la superficie dell'unghia con la lima grana 180, va bene qualsiasi, io uso questa per le unghie naturali. Allora non limate troppo, solo per opacizzare. Poi puliamo bene con cleanser e mettiamo il primer. Dopo 30 secondi passiamo alla base e poi lampada per 60 secondi. Questa base è nuova di Michelle Nails, si chiama Bonder, dovrebbe essere ad alta adesione, io la provo prima volta, vediamo se davvero è buona. Allora, adesso dobbiamo scegliere la formina giusta. Questo è il numero 4. Deve coprire bene i laterali di vostre unghie senza uscire fuori e quando la mettiamo sull'unghia deve essere un po' di spazio tra la unghia e la formina. Numero 5, vedete che è piccola, sembra che ci sta ma spazio non c'è, quindi se la mettiamo sull'unghia tutto il prodotto esce fuori. Per annullare ho scelto il numero 5 ed è sbagliato, poi vi faccio vedere perché. La soluzione per lavorare a Acrygel. Alcuni di voi mi dicevano che si può usare anche alcol puro. Non lo so, forse per lavorare a Acrygel potrebbe andare bene, ma il pennello si rovina. Vedete, oltre alcol c'è tillacettate, alcuni hanno pure acetone che aiuta a pulire il pennello. Se vediamo cleanser ha solo alcol, quindi vabbè, potete usare pure questo. Prendiamo un po' di Acrygel, perché dobbiamo fare solo allungamento. Sulla mano destra ho provato di fare subito la punta pronta, però non ho riuscito a farlo bene. Lo proverò sicuramente, è stata la prima volta che la faccio. Questo glitterato è un po' difficile di stenderlo, però vi ripeto che il colore è meraviglioso. Ragazzi, vi volevo dire, se vi interessa qualche tecnica o qualche tipo di ricostruzione, potete scriverlo in commenti sotto questo video, che io provo a farlo nei miei prossimi video. Allora, appoggiamola alla punta dell'unghia
Io ho lasciato un po' di bordo libero, così è più facile che si tiene dritto la formina. Se invece avete le unghie corte, dovete tenere la formina in lampada. Allora, lampada a 60 secondi. Si polimerizza benissimo, è veloce, già in 30 secondi è pronto, però teniamo quanto si deve. Io ho messo per sicurezza la mano sotto, però non ho tenuto la formina. Prendo la formina più piccola, numero 5. Questo dito ho deciso di fare solo con cover. Devo dire che si stende facilmente. Questo Crogel è molto più morbido. Dovevo tenere la formina in lampada. Bastano 10 secondi e già potete lasciare la formina. Ecco che si vede la mia unghia naturale. Come era piccola la formina, è uscito fuori il prodotto. Non fa niente, lo facciamo lo stesso la struttura, però meglio in questo caso prendere la formina più grande. Adesso facciamo la struttura. Devo dire che questo acry gel si stende molto veloce perché è più morbido, però allo stesso tempo non cola. In questo punto di stress la struttura deve essere rinforzata. Vedete che vi ho messo immagine come deve essere giusta la struttura.
Facciamo la punta, stiamo attenti ai laterali in angoli, là non deve mancare il prodotto. Mettiamo il top e poi facciamo un disegnino. Allora, tagliamo il disegnino desiderato e mettiamolo in acqua e aspettiamo un po'. Poi con aiuto di pinza facciamo scivolare il fiore e stiamo attenti a non schiacciarlo. Mettiamolo sull'unghia e asciughiamo con una salvietta o un fazzoletto di carta. Poi basta coprire con top ed è pronto. Il Spider Gel, io la provo per la prima volta e devo dire che un paio di volte non riuscivo a fare bene, però basta che vi provate e poi non è così difficile. Lo dobbiamo fissare in lampada per almeno 30 secondi. E alla fine passiamo il top ed è pronto. Grazie a tutti per i vostri iscrizioni e like, mi fa molto piacere. Se vi interessa qualche tecnica o tipo di ricostruzione potete scriverlo in commenti sotto questo video che io provo a farlo per voi. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!